Ciao! Quest'oggi vorrei parlarvi dei morsetti della Mannesmann. Li avrete probabilmente visti utilizzare in molti video dei canali YouTube, specialmente in lingua inglese. Sono abbastanza comuni negli Stati Uniti, in Inghilterra, anche in Italia in realtà, anche se noi siamo abituati a utilizzare un altro tipo di strettoio, più o meno come questo. Questo tipo di morsetto in generale lo trovate di due misure, mezzo pollice e 3/4 di pollice. Quello da mezzo pollice utilizza una barra come questa qua, che ha un diametro di 22-23 mm. Quello da 3/4, che è quello che ho acquistato io, utilizza tubi, non barre, con un diametro di circa 26 mm. Questi di qua sono tubi per impianti idraulici e quando parliamo di diametro in pollici, ahimè, parliamo del diametro interno e non quello esterno. Se decidete di acquistarli, io vi consiglio di acquistare separatamente il tubo. Questi tubi li trovate in qualsiasi negozio di termoidraulica, anche se difficilmente qualcuno ve li taglierà a misura e ve li filetterà. O andate in un brico center e li trovate già a misura e filettati, oppure vi dovete attrezzare come un po' come ho fatto io, perché comunque so che le lunghezze sono abbastanza limitate e per chi come me ha necessità di barre un po' più lunghe deve acquistare la barra intera, che è 3 metri, tagliarla a misura e poi filettarla. Ho un amico che ha la possibilità di filettarli, quindi oltre al morsetto ho acquistato per una quindicina di euro questa filiera da 3/4. Non fa un lavoro ottimo, però per quello che serve va benissimo. La filettatura risulta un po' strappata, ma comunque va bene. Quando li ho presi io i morsetti erano in offerta, adesso li trovate a poco più di 14 euro su Amazon. Io invece li ho comprati a 9,70 euro, roba del genere. Ne ho presi un 6 o 7. Ho acquistato una barra da 3 metri a 3/4 di pollice di acciaio zincato e ho tagliato il tubo in sezione da 85 cm, così da avere già 7 morsetti pronti per l'utilizzo. Naturalmente dopo il taglio del tubo ho dovuto filettare e qua mi sono dovuto un attimino ingegnare con la morsa, un paio di giratubi. Non è stato un lavoro semplice, però dato il costo della filiera, dei morsetti e del tubo in sé per sé, credo di non aver oltrepassato i 15 euro per morsetto. Adesso costa qualche euro in più, c'è un attimino da pensarci. Il morsetto arriva in kit con questi due pezzi. Questa di qua è la parte che scorre, questo invece è il morsetto vero e proprio. Ha una parte filettata femmina da 3/4 di pollice e un volantino con un pressore. Il montaggio è abbastanza semplice. Si inserisce nel tubo la parte mobile del morsetto, basta tirare indietro questa levetta e il morsetto è libero di scorrere, e dall'altra parte si avvita lo strettoio vero e proprio, quindi si inserisce e poi non si fa altro che avvitarlo. Ecco, non c'è bisogno di tirarli eccessivamente. Il morsetto, una volta completato, si presenta così. Come potete notare, diversamente dagli strettori che siamo abituati a utilizzare noi, questo è uno strettoio per incollaggi prevalentemente di costa, come dice il nostro buon Stefano, il nostro professore falegname. Lo spessore massimo che si può griffare è di circa 45 mm e la lunghezza la scegliete voi con il tubo, naturalmente.
sono di buona qualità. Nelle recensioni che ho visto su Amazon alcuni hanno avuto difficoltà con la parte mobile del morsetto perché sostenevano che non faceva bene presa sul tubo. Probabilmente sono stati sfortunati perché io 7 ne ho acquistati, tutti e 7 vanno bene. E naturalmente stiamo parlando di un'attrezzatura di fascia hobbistica e non c'è da pretendere molto, però per i lavoretti che possiamo fare noi vanno benissimo. Per il momento è tutto, grazie di aver visto il video, mi raccomando mettete un pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, a me non resta altro che dirvi ciao e alla prossima!